Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di agrumi e parliamo di malattie. Lo facciamo insieme a Maurizio Lenzi, qui presso il suo vivaio a Pescia di Pistoia. E oggi parliamo della minatrice degli agrumi, o anche detta come? Serpentina. Serpentina. Sì, Allora, serpentina. che malattia è questa, Maurizio? Si tratta di un lepidottero, un microlepidottero, è una farfallina piccola che svolazza sulle foglie, sulla vegetazione e depone delle uova. E dove le depone le uova? Le depone sulla vegetazione più fresca, più nuova, Sotto la foglia? sopra e sotto. Ah, Quindi in questo caso abbiamo il danno sulla pagina superiore, qui. Cosa fa? La larva nasce, dalle uova nasce una larva piccolina e mina la foglia del limone, insomma dell'agrume, in questo caso qui è un limone. mina, la scava. La scava e mangia fino a che non va sulla parte esterna e fino a qui e fa rigirare la foglia, ecco qui, da qui sfarfalla nuovamente e ridiventa farfalla. Praticamente la rotola. Sì, la rotola e lascia questo danno sulla foglia sia sulla pagina superiore che sulla pagina inferiore. Vedi qui sotto? Mamma mia. È come se ci fosse passata una piccola lumaca. Lascia questa cosa che illustra. Questo microlepidottero purtroppo sono già ormai molti anni che attacca gli agrumi. Probabilmente è arrivata dalla Spagna, una decina anche 15 anni fa. Cioè vuol dire che 30 anni fa non c'era? No, prima non esisteva. Ah. È apparsa, ecco qui forse si vede. Ah, guardate, eccola vede, qua, eccola lì. Questo è l'adulto, è una farfallina. È viva in questo momento? Non lo so, no, forse è morto. Qui è stato fatto il trattamento e è morta. Ok, è quella lì però. Sì. E qui per ovviare a questo problema andiamo a fare dei trattamenti sicuramente con prodotti chimici a base di imidacloprid. È un insetticida sistemico, che sistemico vuol dire, come abbiamo detto prima, entra in tutte le parti, va in circolo della pianta e va su tutta la chioma. Compreso anche i frutti? Compreso anche i frutti, sì, ovviamente compreso anche i frutti. I frutti purtroppo bisogna aspettare di consumarli, aspettare l'intervallo di carenza, che in questo caso è di 40 giorni circa. Dopo 40 giorni il frutto lo possiamo consumare tranquillamente. Noi abbiamo fatto delle analisi in laboratorio, abbiamo visto che dopo 40 giorni non c'è più niente di questa molecola, sia nella scorza che nel succo anche del frutto. E invece a livello biologico, Maurizio, a livello biologico qui c'è poco. C'è poco perché ci potrebbero essere prodotti a base di Bacillus thuringiensis, però il Bacillus thuringiensis non riesce. Cos'è il bacillo? Il Bacillus thuringiensis è un prodotto tossico per queste larve. Viene mangiato e è un prodotto tossico per queste larve e muoiono queste larve. Però la larva, essendo dentro la foglia, non riesce a mangiare il prodotto, a ingerire il prodotto, per cui non è efficace, è poco efficace e dobbiamo trattare per forza con questi prodotti chimici. Ok. Se non si vuol vedere questo prodotto. Si può fare qualcosa per evitarlo o a livello di prevenzione? Direi di no, l'unica cosa, se uno non vuole trattare, è spuntare la pianta, perché colpendo la parte apicale della vegetazione uno può spuntare la pianta, togliere la pianta, lasciare e buttarla via, più coriacee, più dure, sì. E così non vedendo il trattamento, non vedendo la vegetazione nuova. Però si fa anche un danno alla pianta, perché tutte le volte bisogna potare, e la vegetazione rimane sempre un po' bassina. Altro non c'è. Comunque diciamo che la pianta rischia con questa malattia? No, diciamo di no, è solo un aspetto estetico che è brutto, però la pianta non ne risente tantissimo, quindi pochissimo. Se io non faccio nulla, diciamo, la pianta non muore. E i frutti? I frutti è difficilissimo che vengano colpiti i frutti, possono, in qualche caso di attacco molto forte può succedere, però è raro. C'è da dire che questo microlepidottero colpisce gli agrumi in determinati periodi dell'anno, non tutto l'anno. Colpisce gli agrumi da luglio-agosto
fino a settembre-ottobre. Ah. Ecco, questi sono i periodi di maggiore concentrazione, infatti in questi periodi molti privati ci chiedono queste foglie, cos'è, cosa non è. Sono questi i periodi, Sì, poi dopo sono per il questi. resto Sì, non... in primavera è difficilissimo e in inverno poi dopo niente, zero. Quindi allora abbiamo visto Anche che prima. per combattere la minatrice, giusto? Sì, Degli si chiama agrumi, Phyllochnistis citrella. e questo è il nome Sì, proprio scientifico. scientifico. Sì. Possiamo andare di trattamenti, e chi non li vuole fare invece insomma tiene un po' duro in questi mesi caldi, Sì. e poi dopo alla Poi fine basta. comunque la cosa bella, almeno per il sottoscritto, è che la pianta non muore e soprattutto i nostri frutti comunque non dovrebbero risentirne. Quindi vi abbiamo dato due alternative: o la combattiamo in un modo o se no comunque ce la teniamo. Alessandro, Maurizio, le splendide piante che vedete qui alle nostre spalle vi salutano, vi rimandano al prossimo video. Ricordate sempre di mettere un bel pollice in su. Ciao, alla prossima!